Lucca Comics si avvicina e noi di Intel saremo lì tutti i giorni. Ci potrete trovare tutti quanti allo stand di Tatai Lab, dove ci sarà in vendita il fumetto di Luxastra, allo stand Need Games, dove avremo il nostro merchandise, e anche in vari eventi e incontri durante la fiera. E inoltre, per i fan più affezionati, giovedì 31 dalle 17 saremo alla Chiesa San Romano per una conferenza targata Luxastra con delle sorprese molto, molto speciali. Trovate tutti gli orari e gli appuntamenti in descrizione. E se volete sostenere Intel e Luxastra, offriteci un Surcalis, o meglio, un caffè su Ko-fi, perché anche un piccolo aiuto può fare tanto per questo grande progetto. Sotto la locanda del fumo aspro si cela, lontano da occhi indiscreti, un covo dove Tuono conduce i nostri 6 eroi per poter parlare con il Re Corvo. Tarlo, il goblin compagno di viaggio di Rendar, esegue un rituale e il dio dalle penne nere viene evocato. Per salvarsi, Rendar fa un patto con il Corvo. Si sarebbe dovuto fingere amico di padre Cagliano e della Chiesa, essere gli occhi del dio tra le schiere del vicario. E per farlo deve prima recarsi nella foresta, dove un amico l'avrebbe aiutato a fare il primo passo in quello che per lui sarebbe stato un lungo, nuovo viaggio. Lontano da Fatumastra, lontano dai suoi compagni. Perché il Re Corvo ha un solo obiettivo: salvare un mondo che silenziosamente, inconsciamente sta per sprofondare verso l'oblio e verso la sua fine. Ma da solo non può. Non ha il potere necessario per farlo. E quindi i suoi 6 fratelli, gli altri antichi dei, devono essere liberati dalle loro gabbie. Solo loro 7 insieme possono fronteggiare la minaccia dell'Indaco, culto spietato al servizio di Devon Contra, eroe del passato dato per morto in un'impresa memorabile secoli prima, in realtà ancora vivo e con obiettivi assai meno nobili. Gli Indaco sono il grande nemico e gli elfi delle macerie un imprevisto di cui occuparsi al più presto. Galgit, Rendar, Shiran, Han, Leto e Dalia hanno la loro missione e insieme a quella 6 piccoli doni offerti dal Re Corvo. Io sono lì con la fiammella sulle spalle. Quale fiammella? Io lo ammazzo, è già morto, ma io gli spacco la faccia. No, mi avevi detto, scusami, io l'ho tenuto d'occhio per tutto il tempo. Sì, allora, fermo. La luce aumenta, bianco. Io tengo gli occhi aperti anche a costo di lacrimare, perché lo conosco quanto è bastardo mio padre, quindi sto lì. Tutto bianco, quando poi smette, è sparito il corvo e è sparita anche la fiammella. Stronzo. Ehi, linguaggio! E dall'altra parte c'è lui, in forma... È piccolino, è un G.I. Joe. No, in forma, no. Grandezza naturale, ma, come dire, in trasparenza. Noi lo vediamo? No, voi vedete solo una fiammella che sta galleggiando a mezz'aria. Ehi, linguaggio, figliolo. Vedi Lemmy. È una figura in trasparenza per appunto tuo padre, l'uomo che ti ha cresciuto sin da quando eri in fascia. E lui è esattamente come te lo ricordi l'ultimo momento in cui l'hai visto. Ma non è veramente lì.
Questo lo puoi capire senza troppa difficoltà. È come se lui fosse in trasparenza. Ha dei vaghi riflessi azzurri, vedi i vari tratti somatici, che sono appunto delineati a queste sfumature azzurro molto chiaro, come la luce prodotta dalle fiammelle. Allora, che cosa hai fatto che non potevi dirmi? Mi sono trovato, come diceva il corvo, nel posto sbagliato al momento sbagliato. No, se te lo stai chiedendo non ti ho rapito o robe del genere. E Ti ho salvato. Il corvo è questo quello che voleva. non parlarmi per enigmi come lui. Non ti sto parlando per enigmi, ti sto dicendo quello che è successo. Io gli ho chiesto una cosa, lui me l'ha data. In cambio mi ha detto cresci quel bambino. Fine. Questa è la storia. E che cosa gli hai chiesto? Cosa importa ormai? Mi importa. Sei mio padre, santo cielo. Proprio per questo non posso raccontarti tutto. Ci sono cose che i figli non devono sapere. Se ci tieni tanto, ti basti sapere che io ho chiesto di avere la bella vita che ho vissuto con te, con tuo zio e con tutti gli altri. Ho fatto tanti errori, Galgit. E anche con te non sono sempre stato giusto quanto avrei voluto. Ma guardati adesso. No, non intendo in quel modo. In ogni caso, sei sopravvissuto ancora una volta. Sei sopravvissuto a una marea di merda. Oh, tantissima te ne aspetta ancora e su questo non ci piove. Puoi farcela, figliolo. Lo so io e in fondo lo sai anche tu. Non è che posso e che devo. O si cede o ci si rialza. E noi non siamo tipi che cedono. Mai. Questo e tiro su il tribolo che mi aveva dato il re corvo. Beh, quello non è mio. Anzi, di sicuro non si incastra qui. Ma è solo il tribolo o c'è anche la catenella o roba del genere? È un tribolo con l'accetto. Sono a tanto così da esplodere, papà. Avevi 10 anni. Stavi giocando con Clifford. Ti arrabbiasti un sacco perché aveva rotto la tua ocarina. Ci avevo messo mesi a intagliarla. Lo so, ti ho insegnato io a farle. Ah, vuol dire che non l'avevi fatta tanto bene. Ti spacco la faccia, tua madre non ti aveva fatta abbastanza bene. Su questo siamo d'accordo. 2 settimane dopo Clifford si mise nei guai con gli altri ragazzini del villaggio. Quante ne prese? Ma tu non esitasti un solo secondo a correre in mezzo a quei bastardelli e riempirli di altrettante botte. Non ci fermiamo mai, eh? Non è nella nostra natura. Non so che doveri tu abbia, ma ti sto trattenendo da questi, quindi meglio che vada. Ti voglio bene, marmocchio. Ti voglio bene anch'io. Un cenno del capo. In tutto questo noi abbiamo visto Sentito? Galgit che parlava con una fiammella e ogni tanto sentivate dei... come eco lontano. Guardo il tribolo, me lo metto al collo, perché quel leggero peso sul petto come se mi facesse sentire un pelo più me stesso. È un brivido freddo Di... che ti parte proprio dalla punta della spina dorsale e ti finisce dietro la nuca. Come se per un secondo ti si fosse addormentato tutto il corpo. Stop right there! Stop right there, criminal scum! Galgit. Sì. Mi giro. Cosa ci sono? Tutti loro tipo così? Siamo tipo lì. Io ti guardo tipo... Perché ti ho visto parlare oggettivamente con la fiammella. Io stavo giocherellando con il mio nuovo ciondolo, adesso ne ho 2. Ho un libro aperto in mano con un dito. L'ho aperto e non l'ho ancora letto perché ho visto Galgit. Il libro ha una copertina, sembra di cuoio morbido, nero, e dentro è bianco. Con chi parlavi? Ah, riunione di famiglia. Ho sentito tuo padre, no? Poi mi spiegherai. Era mio padre. A quanto ho capito fece un patto con Re Corvo e quindi ora... La sua anima è racchiusa lì? Credo di... sì, non credo sia racchiusa, credo sia semplicemente sua ospite. Per chissà quanto tempo, ma la sua vita è finita molti anni fa. Era umano. Era umano. Era il mio padre adottivo. Tutto qui. Possiamo andare avanti? Riprendo il libro in mano e lo guardo. Beh, un lato positivo c'è. Mhm. Abbiamo la certezza che dopo la morte c'è qualcosa. Nessuno ci ha pensato? Se ti interessa essere una fiammella volteggiante, sì, ci sono buone notizie. Quindi tu vieni da non si sa dove?
A quanto pare. Io credo che l'unica cosa positiva è che per quanto abbia parlato per enigmi, Re Corvo ci ha dato delle indicazioni. Forse non stavamo andando tanto distanti dalla strada corretta. Probabilmente no. Ha parlato del bosco. A te ha parlato di padre Galliano. Che è esattamente dove dovrò essere tra poco. Letteralmente ti stai andando a cacciare in un guaio enorme. Inquisitori, assassini, gente che le annusa le cazzate e le bugie. Avrai vita molto difficile. Io ho persino mostrato il mio diario a loro. Beh, scusa, che problema ha il tuo diario? Non lo so, non lo posso leggere. Padre Galliano lo ha letto. Per magari riconosce la scrittura, ma non sa leggerla. Mi ha detto che era pericoloso e che avrei dovuto fare molta attenzione a chi lo mostravo. Si riferiva a se stesso, lo sai, questo è vero. Posso Che vederlo? cosa c'è scritto? Non lo so. Io passo dietro e guardo anche io nel diario. Sbircio anch'io. Comprendo? Giunge. 14. Sai che potresti saperlo, ma in questo momento non sai tradurlo. Sai che è qualcosa che conosci, ma ti manca la chiave di lettura. Questa lingua mi ricorda qualcosa. La conosci? Sono abbastanza convinto che il me del mio passato la saprebbe leggere. Comprendo i caratteri, ma non esattamente la grammatica. Credo che se mi dessi l'opportunità di studiarlo un po', riuscirei a tradurlo. Non rovinarlo, per favore. Me lo stai lasciando? Sì, sono qui con te, no? Ti prometto che lo terrò da conto. Shiran ti sta dando fiducia, Anna, non abusarne. No. E lo butto nel lago. È meglio che io vada da solo a parlare con padre Galliano. Ti seguirei truccato e camuffato, ma è troppo pericoloso. Anche solo darti un cristallofono potrebbe essere rischioso. Potrei nasconderlo bene. Tuono, Vedete che Tuono sta facendo la stessa cosa di Galgit, sta parlando con una fiammella. Lucius ha aiutato a fasciarsi Tarlo. Ci siamo fatti la bibi. Poi si è messo a scrivere robe sul suo taccuino e nel frattempo Tarlo si sta scaccolando. E in quel momento, appena chiamate Tuono, vedete che no, alzo una mano e indico che parlo con Lucius. Lucius, Sì? avete 2 cristallofoni che... Sì, certo. Ci servirebbero. Non nasconderlo. Se nascondessi qualcosa vuol dire che avresti qualcosa da nasconderlo. Tienilo in piena vista, non hai bisogno di nascondere niente. Mi spaccerò per la tua ragazza. Com'è? Non ho sentito bene. Mi spaccerò per la tua ragazza. Abusane e ti giuro che lo butto in un lago. Però se non c'è dolcezza fra di voi se ne accorgeranno. Quando avverranno le chiamate agirò di conseguenza. Vai tranquillo, Render è un bravo ragazzo. Potremmo utilizzare i cristallofoni. Sì, certo, assolutamente. Anzi, appena ci ricongiungiamo nella casetta, ve ne daremo proprio 2 ex novo. Perfetto. Molto bene. Mi avvicino a datarlo. Ad uncino fa proprio così. Non credo che troverai quello che ti serve lì dentro. Però qui dentro sì. E metto la mano dentro alla tasca. Sembrava la frase di un maniaco. Sì, ma forse qui dentro sì. Ma tra maniaci ci comprendiamo. E gli do un mirtillo, no, come cazzo? Una bacca benefica. Grazie. Vabbè, questo non mi serve più. La lancia dove cade? Su di lui. Rimbalza sul muro. No! Sa di mirtilli. Io ho dato il mio diario. Procediamo con ordine. Al momento, per quanto gli Indaco siano pericolosi, agguerriti, estremamente capaci, al momento la nostra preoccupazione principale sono gli elfi delle macerie. Abbiamo 6 giorni. 6 giorni per cercare di arrestare questa avanzata che, come una scura, è punta sui nostri capi. E dopo la chiesa, cosa succederà a Render? Nel senso, ci ricongiungiamo? Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Io dico, per la sicurezza di Render, anche la nostra, di mandare lui in chiesa, aspettare finché non ci è andato, nascosti qui in locanda, dopo andare nella foresta. No, assolutamente no. Se lo seguissimo. Abbiamo il Cristoforo là, come si chiama? Cristallofano. Il cristallofano. Han, non abbiamo ancora la carrozza. Sentite, mi scuso ancora per il comportamento che ho avuto, ma quella visione è stata
terribile. Quindi cosa dovremmo fare adesso? Il punto è non lo so. Io non... Render, guardati dentro. Che cosa sei tu? Tante cose e allo stesso tempo a questo punto niente. Te lo dico io cosa sei. Sei parte di un gruppo. Scelto da un dio. Un dio che non doveva neanche esistere. Un dio che ha visto sorgere il mondo, l'universo in cui vivi. Noi uniti, qua, siamo stati scelti. Per una ragione. Ora è il momento di portare avanti questa storia e di concluderla. Di compiere il nostro destino, qualunque esso sia. Perciò tu andrai là fuori e farai questa cosa. Sì. Chiudo il libro che avevo fino ad allora sfogliato in cerca di parole. Lo ripongo nella tunica. Mi troverete lì sopra. Devo riflettere. Vi girate per vedere Leto che se ne va e notate che quella che prima vi era sembrato un percorso lunghissimo, in verità sono un paio di metri di corridoio. Da qui voi adesso vedete tranquillamente il resto della grotta. Te fai 3 passi e sei in uno spazio più ampio. Sono assorto nei miei pensieri, non me ne accorgo. Ok. Vado anch'io. In caso, quando avrete deciso cosa fare, mi trovate di sopra. Io mi avvicino a Lucius invece. Lucius, Sì? tu hai molta dimestichezza con gli animali e potrebbe far comodo qualche consiglio. Ho intenzione di andare nel bosco. Sono convinto di poter trovare l'aiuto da parte degli animali. Beh, Re Corvo stesso vi ha detto che dovete cercare un suo amico nel bosco, quindi Potrebbe essere utile la tua presenza. se volete, sì, vi accompagno volentieri. Ottimo, Bene, prendo le mie cose. vengo con te. Ok, esce anche lui. Io volevo andare di sopra. Ok, Proprio corro nella mia stanza. arrivi nella tua stanza di corsa. Mi siedo sul letto. Mhm. Dov'è Jackie? Era sulla tua spalla, quando entri nella stanza si mette sul comodino. Mi siedo sul comodino di fianco a lui e lo guardo. Sei lì dentro? Se sei lì, vieni fuori. Parlami. Ci deve pure essere un modo per comunicare con te. Lo accarezzo, lo Si fa pettare. si fa pettare. Stop. Gli altri? Io sì, mi stavo dirigendo perché sono molto confuso. Ah, no, vai verso l'uscita, Sto andando sì. verso l'uscita, però non so nemmeno io cosa voglio fare in realtà, Ok, sono vabbè. abbastanza confuso. Io immagino di essere già arrivato nella sala comune. Sì. Mi siedo su una poltrona e aspetto gli altri. Quale Sì, quella poltrona? Secondo C'è? te quale? C'è? Ah, È lì. allora mi faccio rassicurare nel caldo abbraccio. Nella mia copertina. Cazzo, sono le 6 del mattino. ragione. Figa. 7. Erano le 7. Sono le 7? Io mi appoggio al muro, mi passo una mano tra i capelli. Credo sarà molto difficile trovare il tuo corpo. Cose dell'altro mondo. Beh, andiamo allora. Dove all'altro mondo non sappiamo nemmeno dov'è. Scopriamolo allora. La vita è un'avventura. E seguo tuono. Io seguo lei, la famiglia sta bene. Sebbene si può dire. Ti ho visto sorridere un istante. In realtà mi sono sentita abbastanza beffata dal corvo, ma l'importante è che loro siano vivi. Tu stai guardando Galgit o stai guardando il ciondolo? No, sto guardando Galgit. Ok, va bene. Andrà tutto bene. Quando dice questa frase, improvvisamente senti una voce diversa. E improvvisamente un elfo dai capelli verdi davanti a te. Che c'è? Galgit. Che c'è? Provo a toccarlo per capire se è reale. Ehi! Grazie, ma vacci piano. Ma sei un maschio. Buongiorno, aggiornamento dell'ultima ora. Sì, ve l'ho detto 2 giorni Hai i fa. capelli verdi. Non vi ho mai detto dei capelli. Li vedo. Non hai le tette. Siamo usciti dal... Siete usciti anche dalla galleria, adesso siete nella grotta.
Galgit, ha il tuo corpo. Troppo facile. Sarà un'illusione o qualcosa di simile. Beh, controlla. Vuoi che mi cali i pantaloni adesso? No, mi giro, controlla. Mi sgranchisco le ossa, cerco di vedere se tipo tutte le vecchie cicatrici, tutte le vecchie ossa che fanno i loro rumori perché ogni tanto dislocate, ogni tanto rotte, come se il mio corpo suonasse come ha sempre suonato. No, non suona il giusto. È un'illusione. Anzi, prendo il ciondolo, lo tolgo. È un contentino. Niente di più. Appena si toglie il ciondolo torna come Torna a prima. essere donna. Ah, scusa, Galgit. Ehi, non scusarti di niente. Sono in conflitto se metterlo o no, perché è veramente un contentino. Beh, come stavo? Sei un bel figo. Oh, grazie. Facciamo che rimane tra me e te, ok? Prendo il ciondolo, lo metto nel taschino sinistro. Il mio corpo non è solo una questione di aspetto, è una questione di retaggio e responsabilità. Gli elfi si stanno estinguendo. E per me è giusto che sia così. Non so se hai capito quello che stavamo dicendo prima. Io sono un maschio fertile. Ah, quando parlavi col corvo, intendi? Ce ne sono pochi su Luxastra. Più di una persona hanno cercato di usarmi e costringermi a fare progenie per portare avanti la stirpe. Non è quello che voglio. Gli elfi hanno fatto il loro tempo. Per quanto mi riguarda è giusto che scompaiano così come è scomparso l'impero. E la tua famiglia? La mia famiglia era lì dentro. La fiammella con cui stavo parlando era mio padre adottivo. La mia famiglia non è più qui, riferendomi ovviamente non alla mia famiglia biologica. I know. Non deve essere bello non avere un posto in cui tornare. Casa mia è Luxastra e non ho nessuna casa. Ci ho fatto l'abitudine, 128 anni di sfighe te ne capitano. Tu sei il primo a rientrare nella casetta, seguito da Lucius, che lo percepisce abbastanza esaltato dall'idea di partire. Entra, va subito a destra e senti che sta parlando con qualcuno. Beh, Segui? Assolutamente sì. Ok. Marguerite, dov'è la mia valigia? Ho un bel viaggetto da fare. E in quella stanza trovi una ragazza, dall'apparenza molto giovane, gli daresti meno di 20 anni, carnagione molto chiara, con un po' di lentiggini e questa chioma di riccioli rossissimi. E sdraiata a gambe incrociate su un letto con un libro in mano sta guardando Lucius tipo Permesso? Vedi Lucius che tira fuori un grosso valigione da sotto un letto, lo mette sopra e inizia a rovistare al suo interno. Dove diavolo devi andare adesso? Mi hanno proposto di andare a fare un bel viaggetto nel bosco. E in quel momento vedi che inizia a tirare fuori dei bastoni e a soppesarli con attenzione. Faccio un cenno per salutare la ragazza. La ragazza passa lo sguardo a Lucius a te e ti guarda. E questo che cos'è? È quel coso particolare, ti ricordi, di cui te ne avevano parlato, che avevamo trovato nella conca? Ok. Beh, non gli do molta attenzione. Mi rivolgo a Sir Lucius. Mi sapresti dire qualcosa riguardo i basilischi? I basilischi, che creature affascinanti, però sono ormai in via d'estinzione, se non ricordo male. Rovistando tira fuori un bel librone e ti fa vedere un'immagine di un basilisco. Questo. Quello a destra. Quello a sinistra. Se fossero ancora vivi, tu come consiglieresti di approcciare a un basilisco? Consiglierei di non approcciarlo. Sono bestie molto feroci, enormi e davvero difficili da abbattere. Tendenzialmente i basilischi non sono ancora estinti, sono molto pericolosi e pressoché impossibili da addestrare in maniera efficace. So che possono trasformare le persone o gli animali in pietra. Sono dotati di uno sguardo incantato che permette di pietrificare il loro bersaglio. Esiste un modo per proteggersi da questo potere? Ma proteggersi all'infuori dell'evitare lo sguardo della bestia, ci sono delle soluzioni, ma poco procurabili al momento. Però posso provare a sintetizzare una pozione che possa rimediare alla pietrificazione. Potrebbe essere utile. Salgo su, aspetto in locanda. Vedi che c'è Leto sulla sua poltrona. C'è una poltrona vicino a Leto? Sì, c'è un'altra poltrona. Mi siedo lì e comincio a scrutare la biglia che mi ha consegnato il Re Corvo.
Guardandola dentro vedi che... Hai presente le biglie, quelle che hanno tipo le velette dentro? Sì. Ecco, ha una cosa del genere, però non sta ferma, si muove, come se fossero dei vermicelli che si muovono al suo interno. Sono luminosi, sono colorati? Sono colorati, non sono luminosi, o almeno in questo momento non ti sembra siano luminosi, e non hanno colori particolarmente vivi, sono pastello verde. E se la mettessi tipo nella mano chiusa, quindi al buio provassi a guardare? No, non ti sembra in radino luce. Tu, Rendar? Mi siedo nella poltrona di fianco a Leto. Vorrei parlargli, però la vista di cotanta bellezza messa così mi rasserena molto in questo momento. Però lo sveglio un secondo. Lo sveglio un secondo. Com'è che mi svegli? Delicatamente sul braccio. Leto, dormi? Dormivo. Volevo chiederti una cosa. Sì? Qual è il modo migliore con cui posso parlare con Calliano? Hai qualche consiglio da darmi? Tu, dopo tutto, sei un uomo di chiesa. Allora, non fare il mio nome intanto. Quello sì, ok, l'abbiamo capito. Neanche il nome degli altri. Qualsiasi cosa ti dicano, cerca di assecondarli senza confermare. Cerca di, appunto, essere disponibile e cerca di capire cosa vogliono da te. Non farli incazzare. Beh, disponibile ma non prono. Ma tu sei capacissimo di farlo. Poggia la mano sulla sua spalla, possente spalla di Renda. Scanso un attimo la copertina per spingermi in avanti. Vai lì, prendi le informazioni che ti servono, sangue freddo, cerca di non farti vedere agitato. Va bene. ok. Qualsiasi cosa sappi che noi ti ascoltiamo. Giusto, potrei tenere attivo il cristalloforo, ma non se ne accorgeranno? Non è che potresti, devi. Sì, ok, ma non se ne accorgeranno? Il consiglio che ti ha dato Galget prima è corretto. Non nascondere mai niente. Ricordati che qualcosa in piena vista a volte può passare tranquillamente Inosservato. inosservato. Gli posso dire che sto aspettando, insomma, una chiamata dalla mia dolce metà e che, insomma, no? È una cosa importante, voglio dire. La Chiesa, no, è, voglio dire, per l'unione, quindi, no? Sì, non fare il Don Giovanni. Galget si impegnerà al massimo per cercare di passare. Stai dicendo che dovrei essere fedele a Galgit? Certo. Porca miseria. Galgit! Nel frattempo noi stiamo salendo le scale. Io arrivo un po'... Arrivate con Rendar che dice Galgit. Che c'è? Leto dice che devo esserti fedele per tutta la durata del nostro matrimonio. Io guardo Galget tipo... Gli hai detto veramente questa cosa? Deve essere credibile. Non ci vuole niente a dire che sono tua sorella. Sì, Ed è ma più sarebbe- comodo. Ho capito, ma dai. Sweet Home Alabama. Tan taratan, tan taratan, tan. Non senti? Il cristallofono deve essere usato come sistema di aggiornamento. Dovremmo inventarci un codice. Posso insegnargli qualche cosa del gergo ladresco? Giusto per tipo, sto bene, tutto ok, non ho ancora raggiunto il mio Alla obiettivo, fine un questa situazione è una codice merda. sarebbe come dirgli ok, se tu inserisci la parola ananas in una frase so che stai bene. Non devi contattarmi ogni piezo spinto, non deve essere una costante. Semplicemente sono una persona della tua vita e ogni tanto hai voglia di sentirmi. Butterò giù qualche frase in codice che puoi usare per dirci che stai bene, come sta andando la situazione simile senza destare sospetti. Non esagerare. Meno dici bugie e meno dovrai raccontarne. Certo. Quell'oggetto che ti ha dato il Recolvo, l'oggetto in cui la tua fiaschetta si è trasformata, Sì. quell'anello, non portarlo al dito. Beh, potrebbe essere tranquillamente, anzi, sarebbe perfettamente nel personaggio. Potrebbe essere ricco di magia e magari il padre Calliano potrebbe notarlo. La mia fidanzata è una maga? Ascolta, io questo lo facevo di lavoro. Lo scopriamo subito. Passami quell'anello. Ecco, Ann, se riesci a vedere... Che palle che siete voi due. E faccio l'incantesimo individuazione del magico. Sei abbastanza sicuro che il cristallo, la pietruzza rossa che c'è dentro, abbia delle proprietà magiche, ma il metallo no. Anzi, il metallo fa, fra virgolette, interferenza. Passami l'anello? Da schermo. Sì, ho capito. Esatto. Se tu lo guardi così, non percepisci la magia del cristallo. Se lo sposti così, vedi il cristallo e percepisci la sua magia. E approfitto adesso della durata di individuazione del magico a questo punto anche per prendere la mia biglia. Percepisci che la biglia in sé non ha proprietà magiche, ma le velette al suo interno sì. Ed è un tipo di magia simile? Diresti sì, è qualcosa di molto antico. È una magia che non riesci a classificare. Non ti è totalmente aliena, perché come per le scritte di prima è qualcosa che sai di conoscere, è simile, ma non uguale. Ann,
Stai controllando se quegli oggetti sono magici? Io metto la mano nella tunica e gli porgo il mio libretto. Da un'occhiata anche a questo. Lo sfoglio. Non percepisci roba magica Lo esamino. dal libretto, però anche qui c'è qualcosa che non ti torna. Il libro in sé non è magico, ma qualcosa emana energia. Questo fa più schifo degli altri. Non è particolarmente magico, però emana qualcosa, ma non è esattamente il libro che emana qualcosa. Non lo classificherei come oggetto magico, ma sembra che abbia qualcosa. Non sono riuscito a captare una magia molto definita. Invece dall'anello sì, cioè dalla pietra. L'anello è come se schermasse la pietra. Scherma la pietra nel senso che non passa. Nel senso che la pietra ha decisamente un potere magico e quel potere magico è particolarmente antico. Ma quello che pare essere l'argento dell'anello è come se schermasse il potere magico della pietra. Probabilmente se estraessimo la pietra dall'anello potrei identificare meglio il suo potere, ma Ma secondo voi ha senso farlo? non No. so se sia una buona idea. No? La pietra è interna o È esterna? interna l'anello. Tu riesci a sentirlo da qua? Mi allontano di 2 passi da Anna. No, io no. Prova a metterlo in tasca. Tolgo. Mentre lo tolgo lo giro un attimo tra le dita e lo metto in tasca. Forse è meglio se tu lo metta al dito, sai? Lo Perché ritengo. effettivamente togliendolo dal dito quella parte rimane scoperta e in base all'inclinazione che assume l'anello potrei percepire della magia. Se invece lo tenessi al dito, no. Ok, farò così. Interessante. L'anello sembra quasi fatto apposta per Per essere Questo indossato. Credo che il Re Corvo volesse che tu lo indossassi a questo punto. Wow, è anche carino tutto sommato. È stato un regalo fantastico. Andare, non iniziare. Ma torniamo da Dalia. Io ci riprovo. Io ho bisogno di risposte. Non so cosa fare. Non so come fare. A dire il vero non so niente di tutto questo. Dei, elfi, indaco. Io non so niente. Non so nemmeno perché io sia qui in realtà. Sono morte così tante persone laggiù. E anche più valide di me. Se tu non mi aiuti, io non posso aiutare te. E aspetto. Nel momento in cui tu cessi di parlare e cala il silenzio di nuovo, Jackie si dà una leggera spinta con le ali e ti si mette sulla spalla e ti si appoggia contro. È un sacrificio che vuoi. Prendo il braccialetto, Mhm. lo slego, lo metto sul tavolo. Poi cerco nella mia borsetta un coltello, Ce pugnale. l'hai? Sì. Lo metto sul bracciale. Succede qualcosa? Apparentemente no. Il tuo pugno è come se avesse colpito una sostanza acquosa. Passa attraverso. Vedo acqua? Hai oltrepassato il mobiletto e hai sentito un rumore come di sciaff sull'acqua. Tocco il mobiletto. È come se il mobiletto fosse fatto d'acqua. Cioè la tua mano proprio affonda dentro. Che cos'è? Riguardo Jackie. Che Dov'è cos'è? Jackie? Lo cerco. Nel momento in cui ti alzi, vai di nuovo a fondo, come l'altra volta. Giù, 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 giù. E alla fine cadi sul pavimento. Mi guardo intorno. È diverso dall'ultima volta che ci sei stata. Che cosa vedo? Luci, tante, lontane. È come se fossi dentro ad una bolla sott'acqua e intorno a te tanti pesci vorticassero. Rimango ferma e aspetto. A un certo punto vedi i pesci che iniziano a vorticare in un unico punto
Anziché prima giravano intorno alla bolla, poi ad un certo punto si fermano in un punto e iniziano a girare intorno, come a formare una sorta di grande occhio. Sei tu? Sì. Ti sei fatto vedere alla fine. Dipende da che cosa vuoi chiedere. Da che parte stai? Dalla mia, Quale sarebbe la tua parte? quella che mi permetterà di essere libero di nuovo. E una volta che sarai libero, che cosa farai? Mi riprenderò ciò che è mio, Ovvero, le mie terre e i miei mari. il corvo. In che rapporto sei con lui? Ha tradito tutti quanti noi. Ci ha imprigionati e privati dei nostri averi e delle nostre volontà. A quanto pare adesso vuole liberarvi. Non mi interessa cosa vuole. Importa solo il mio volere. Quindi, una volta che sarai libero, sarai contro di lui. Sarò contro chiunque si opponga a ciò che voglio. E per quale motivo allora dovrei aiutarti? Improvvisamente senti una stretta molto forte al braccio, come se ti stesse stringendo. Perché altrimenti diventerai parte di me come gli altri. E in quel momento i pesci, vedi molte più luci che si accendono, è come se un gigantesco banco di pesci iniziasse a vorticare intorno a tutta quanta la bolla. Migliaia di milioni. Perché non lo sono già? Perché ho bisogno di muovermi sul piano materiale. Mi aiuterai ad avere vendetta contro gli Indaco, se ti do una mano. Gli Indaco verranno sterminati, poiché si oppongono a me. È dentro quella pietra la chiave per liberarti, giusto? Sì, Come faccio a prenderla? eliminate la minaccia della città. Fate in modo che vi siano grati. Prendete la pietra. E con la chiesa come facciamo? Salvali o schiacciali. Non mi interessa. Lo farò. Come dei piccoli fori nella bolla che fanno filtrare acqua. Farei meglio a farlo. Improvvisamente i pesci che stavano formando l'occhio si smistano, perdono la formazione, poi si ricompongono e si schiantano contro la bolla facendola e ti risvegli sul letto, sudata come se fossi uscita dalla vasca da bagno. Dov'è Jackie? E sulla scrivania, di fianco al bracciale. Mi stendo, resto stesa. Prendo aria. Jackie svolazza e ti si mette qua sulla fronte. Jackie. Lo accarello petto. Ma torniamo di sotto. Strappo una pagina dal mio taccuino su cui, mentre lui stava facendo individuazione del magico, io avevo scritto dei semplici codici per permetterci di capire. Sì. Quando ci chiamiamo sarà una conversazione molto semplice. Io ovviamente ti chiederò come stai. Tu mi risponderai bene, così così. Se mi dirai a parte la schiena vuol dire che credi che abbiano dei sospetti su di te. Ok? Aspetta che lo devo segnare però. Se mi chiedi come sta mia madre, mi stai chiedendo come vanno le nostre indagini, come stiamo procedendo. Ok. Il nonno e il re corvo. Se mi dirai ho bisogno di una vacanza, so che mi stai dicendo che la situazione sta per andare praticamente in vacca.
Vuol dire che temi che abbiano mangiato la foglia, abbiano capito chi sei e che da un momento all'altro potrebbe andare male. Vienimi a trovare un giorno, vuol dire aiuto, ho bisogno di essere, che voi veniate qui e mi tirate fuori da questa situazione di merda. Ho una voglia matta della tua torta, vuol dire che abbiamo trovato un dio o una chiave. Se mi direi una torta al limone vuol dire Dio, se mi stai dicendo ai mirtilli è la chiave. Ok. Mi sa che ti vengo a trovare, vuol dire che stai tornando qui o dove saremo. Questa è proprio la base. Un'ultima cosa, se hanno occhi su di te quando te ne stai andando, prendiamo una parola pure per quello. Oggi è una bella giornata. No, mi ricordi tua madre. Ok. Tracopiatelo. Mi alzo dalla sedia, guardo il bancone. C'è Tuono, è tornato su anche lui? Sì. Antonicus, Sì. mi sapresti consigliare un libro da leggere o qualcosa riguardo la storia di Luxastra? Mi rendo conto che sono l'unico qui che non conosce assolutamente nulla. Prima si è parlato di Devon Conta, anche di Malagrad, so veramente poco e niente. Hai un tomo, qualcosa che posso consultare? Ma guarda, libri di storia qui non ne ho, però potresti andare nella biblioteca. Lì ne trovi a bizzeffe proprio. Se no, in alternativa, potresti chiedere a Sir Lucius. Lui sarebbe ben lieto di raccontarti tutta quanta la storia dell'universo. Mi avvicino a Anne, mi siedo di fianco a lui. Dovremmo parlare di quel pennello. Tolgo la salopet. Sì, e dovremmo parlare anche di quel libro che mi hai fatto promettere di non cercare più. Non ti so dire molto su questo pennello, è stato quasi un gesto di intuito quando l'ho tirato fuori davanti a Re Corvo. Nel momento in cui ha parlato di altri mondi, mi è tornato alla mente quel libro che abbiamo visto nella cripta, che volevo chiedere a Padre Galliano. In quel libro, almeno nelle pagine che ho potuto vedere attraverso la teca, si parlava di altri mondi, di portali, vari piani d'esistenza. Nel momento in cui ho notato quelle pagine mi sono tornate alla mente dei vaghissimi ricordi e credo ci sia una correlazione tra i portali rappresentati nel libro e questo pennello. Credo che serva per tracciare un cerchio, un qualche tipo di incantamento per far venire fuori il portale. Se devo tirare a indovinare, non sono un arcanista, ma in magia qualche cosa la so. Se vi serve un arcanista in città ce n'è uno. Infatti pensavo di andare a farci un salto. Inoltre non credo sia un caso che tra le setole del pennello ci sia ancora qualche traccia di colore indaco. Hai provato a vedere se è magico questo? Sì, più che magico direi che c'è un rimasuglio. Questo perché il pennello è un pennello. Niente di più. È la tintura con cui è stato imbevuto che era magica. Perché non andiamo a fare una visitina da questo arcanista proprio durante il colloquio tra Rendar e Padre Galliano? Potremmo, ma... Dalia? Vado su a chiamarla. Io recupero i cristallofani e vado giù da... Ok. Ok? Farò il mio pezzo di carne e salgo su da Dalia. Toc toc toc. Sì, Ci sei? sì, entra. Entro. La trovi distesa sul letto, Nuda. marida di sudore, con il fiatone e un uccello sopra di lei. Dalia, tutto bene? Sì, Shiran ce l'ha fatta. Dalia, tutto ok? Mi guardo la mano. Cosa vedo? La tua mano. C'è la... Cosa? Ok, non c'è niente. Ferita non c'è. Nessuno. Acqua non c'è. Tolta quella del tuo sudore, no. Ok. Shiran, ce l'ho fatta. A fare cosa? Mi alzo. Sono riuscita Hai un po' di... Mi caccio la fettina in bocca e la prendo. Sono riuscita a parlare con il banco. Il banco? Il dio, quello... Non il corvo, il dio, quell'altro. E che cosa ti ha detto? Non ho buonissime notizie, ma nemmeno cattive. Diciamo che non sta dalla parte del corvo. Però non è nemmeno contro di noi. È stato lui, è stato il corvo a darmi questo. Prendo il braccialetto. Mi ha dato un modo per comunicare con lui. Beh, almeno tu ci riesci. Come hai fatto? Magari vale anche per me la stessa cosa. Non lo so, io pensavo che fosse Jackie il punto. Pensavo che fosse Jackie il tramite, invece a quanto pare non è così. E si arruffa un po', in cerca di attenzioni. Dopo ti do da mangiare, amore. Quindi non ti serve più lui? E in che senso non mi serve più lui? Niente, chiedevo. Come hai fatto per comunicare con lui? L'ho semplicemente chiamato e poi ho utilizzato il braccialetto. Beh, anch'io ho un braccialetto, ma
non credo che funzionino allo stesso modo. Un sacrificio. Un sacrificio? Un sacrificio, forse come il corvo. Abbiamo fatto un sacrificio e io ho fatto anche lo stesso. Il mio Dio non sembra un'entità così seria, non credo voglia un sacrificio. Percepisci dell'offesa. Voi avete deciso che cosa fare? Non proprio. Andiamo giù con gli altri. Siete tutti sotto. Guardo Antonicus e chiedo: ma dove potrei trovare l'arcanista? Ti spiega dove trovarlo. È praticamente nella stessa via, ma dall'altro lato, 2 edifici dopo quello della Gilda. Galgit, vieni con me, avrei bisogno sicuramente di denaro, Sicuro. perché l'ultima volta che sono andato da... Ah, non perché magari potrei dare un mio contributo per conoscenze arcane No, della quello storia. No, sicuramente, per il conio. Quello Ah, ah. sicuramente, è solo che io sono squattrinato e... Sì, aspettiamo che ritorni Leto. Gestiamo i cristallofoni e poi possiamo andare. Dalia, vieni anche tu? Sì. Quindi scese le scale, arrivo nella casetta, non nella grotta e vado da Sir Lucius. Senti la sua voce, entri e vedi che davanti ad una ragazza pallida, con le lentiggini, folta chioma, eccetera, e che sta aprendo le braccia così, tipo, Che ne pensi? Non si vede, no? Io faccio così, tutto a posto. E la tipa lì davanti, mezza sdraiata sul letto con il libro in mano. Buongiorno. Ah, bentornato, bentornato. Noti qualcosa di strano se faccio così? Guardo la tipa. La tipa... Beh, in realtà non proprio. Visto Margherita, te l'avevo detto, Niente, tutto a posto. Lucius, i cristallofoni. Sì, vieni. Fate il giro, entrate nell'altra stanza, quella a destra invece. Vedi che è sostanzialmente un laboratorio alchemico. Vari tomi, vari alambicchi, robe da alchimia. E vedi Lucius che a un certo punto apre un cassetto di una scrivania e tira fuori 2 cristallofoni che ti porge. Come sono fatti? Sono come delle sfere di cristallo sostanzialmente, di questa grandezza, quindi stanno comodamente nel palmo di una mano, lisci, normalmente sono come se fossero riempiti di panna, come se ci fosse una nuvola dentro. Quando li si attiva emanano una luce abbastanza tenue, funzionano a cariche magiche sostanzialmente, possono proiettare figure tridimensionali tipo ologramma, possono aumentare la luce prodotta, volendo possono proiettare anche messaggi. Se tu hai un foglio bianco in mano ti può proiettare. Quello che c'è scritto. E soprattutto non tutti i cristallofoni sono uguali, diciamo che possono avere una programmazione standard che ti permette di fare queste cose, ma cristallofoni particolari o più grandi o più piccoli possono fare cose diverse. Se scegli la versione Plus, la versione X1... C'è anche il light. Recupero i cristallofoni, grazie mille. Prego, non c'è di che. Chi è quella graziosa signorina? La mia figliola. Davvero? Sì. Molto pallidina. Lo so, Margherita prende poco sole, povera gioia. Sorrido, mi giro e torno di sopra. E ti segue. Ti Sì. segui di sopra? Sì, senti con un elegante ticchettio di bastone, ti segue tutto. Tornato su. Rendar, Leto, tieni. lo prendo. Battila. Dobbiamo batterli. Ah già, giusto. Sincronizzarli. Guardo Galgit. Chiama Render. Pronto? Chiudo la chiamata. Chiama amore mio. No. Vabbè, chiama Gadget. No. No, infatti. No. Prova adesso. Devo fare il tic, Mhm. tic. Chiama Galgit. Pronto? Ciao amore, come stai? Chiudo. Arrivano le 10, sentite in lontananza le campane della chiesa, prendi e vai. Beh, allora ci vediamo presto. Rendar. Buona fortuna. Grazie. Ci rivediamo qui in locanda quando abbiamo finito, che poi dobbiamo andare nel bosco. Ok, In bocca al lupo. e vado. E noi ci incamminiamo dall'arcanista. Verso l'arcanista, ok. Tu segui sostanzialmente in verità poche persone che stanno andando verso la chiesa, perché gli adulti sono troppo occupati in questo momento a lavorare, a portare, a fare disfare, fortificare la città. Quindi soltanto gli anziani stanno dirigendosi verso la chiesa per la funzione, con qualche eccezione qui e lì. Arrivi alla chiesa di Luxtos, prendi posto su una delle panche, in giro vedi fratello Asling che sta facendo, sta mettendo a posto cose, eccetera, e vedi anche la mezzorca. Quello Sì. col coltello non lo vedi, o almeno
Non ti pare che sia in questa zona? Percezione. Vai, tira. Diaconos. 14. Sei abbastanza sicuro che non sia presente qui. E in tutto questo ovviamente c'è padre Cagliano sul pulpito che esegue la funzione. La funzione dura un'oretta all'incirca, un lungo monologo in cui padre Cagliano tenta di rincuorare i suoi concittadini. Non fa quasi mai riferimento agli dei o robe del genere, ma tenta soltanto di spronarli a fare il meglio, a pensare al bene comune. Insomma, li incita a non aver paura, a fare il meglio che possono e soprattutto ad aiutarsi gli uni con gli altri. Se non fosse che ha tentato di ucciderti, gli faresti anche l'applauso e dici, beh dai, però bello, fico. Cioè, ti senti un po' più rilassato. Rilassato. Finita la funzione, Asling e la mezzorca aiutano la gente sostanzialmente a uscire e li incanalano verso l'uscita e vedi padre Cagliano che invece dal pulpito scende e va verso il confessionale di destra. Aspetta ancora un secondo che la gente esca. Quando ci sono le ultime 2 o 3 persone sulla porta che stanno per uscire, allora a quel punto molto lentamente e tranquillamente mi alzo e faccio tutto il giro da dietro, quindi passando di fianco alle persone che stanno uscendo, buttando un occhio fuori per vedere se c'è qualcosa di strano. Ma guarda, vedi solo la gente che esce. E mi dirigo, facendo proprio così, mi dirigo verso il confessionale dove c'è padre Cagliano e mi tiro dietro la tendina. Buongiorno figliolo, come posso aiutarti? Buongiorno padre. Hai per caso qualcosa da confessare? Sono venuto qui apposta dopo aver riflettuto attentamente e mi sono reso conto che un peccatore debba sempre cercare di redimersi e forse lei mi può aiutare in questo. Sagge parole, figliolo, assolutamente sagge parole. Vedo che il nostro discorso di ieri sera ha aperto il tuo cuore. Ne sono molto lieto. E quindi dimmi, cosa sei disposto a fare per salvare la tua anima dal male? Speravo che questo potesse dirmelo lei, insomma, io sono un po' arrugginito su queste cose. Beh, sicuramente qualche preghiera non può che farti bene, ma soprattutto aiutare persone competenti nell'individuare ciò che minaccia l'integrità della fede della nostra cittadinanza può sicuramente aiutare. Ad esempio, i tuoi amici, cosa mi dici di loro? Loro sanno da che parte sta il bene? Devo dire che non li conosco bene. Ci siamo ritrovati semplicemente nello stesso punto e praticamente per caso, anzi, le dirò che non andiamo neanche troppo d'accordo, quindi non li considererei amici, semplicemente mi sono capitati. Interessante. E quindi avete combattuto per caso insieme nella piazza? Forse le persone giuste al momento giusto, non lo so. Allora, figliolo, devi sapere che una mano a questo vecchio padre puoi darla. Trova sotto il tuo seggio. Mi alzo, ma non del tutto. Senti un qualcosa che pende. Prendo questo oggetto Sì. e lo tiro su delicatamente Ok. per paura di romperlo o fare qualcosa del genere. E che cosa ho in mano? È un ciondolo a forma di occhio. Cosa? Indossalo, simbolo sacro, ti proteggerà dal male e soprattutto, caso mai dovessi trovarti in grande pericolo, in grande difficoltà, se dovessi trovarti dinanzi al male, ti basterà premere molto forte sull'iride dell'occhio e io saprò. Grazie. E niente, figliolo, io sono qui per proteggere tutti i miei figlioli. Sarà sicuramente molto utile. Lo prendo e lo metto però in tasca. No, indossalo proprio, figliolo. Sarà meglio così? Ma non darà nell'occhio. Meglio, così la gente saprà da che parte è il tuo cuore, ovvero dalla parte della giustizia. Allora lo prendo e lo indosso. Bene. Beh, figliolo, se non c'è nient'altro che turba il tuo animo, puoi anche andare nella gloria dei venti. E mi raccomando, se per caso dovessi trovare qualcosa di anomalo, sai dove trovarci. Sarà mia priorità. La ringrazio, padre. Prendo ed esco. E vai. Ed esco dalla chiesa di Luxtos e torno verso la locanda. Cioè mi dirigo, meglio,
verso la locanda. Perfetto. Arcanista. Vedi che apre la porta piano piano. Una ragazzina, capelli neri, lunghi, che ricoprono la faccia, tipo solo l'occhiolino. Sì? Ciao, buongiorno signorina. Salve. Ciao. Ciao. Vedi che accosta piano piano la porta, tipo, guardandoti. Vorremmo parlare con l'arcanista, avremo bisogno di un paio di informazioni e approfondimenti su qualche incantesimo, qualche oggetto. È possibile? Sì. E piano piano apre la porta. Come ti chiami? Lei apre tutta la porta, però rimane dietro la porta. Il mio nome è Megania. Negania? Con la N. È un bel nome, non vergognartene. Sei da sola qui? No, il maestro è nel laboratorio, adesso ve lo vado a chiamare. Sì, va bene, ti aspettiamo qui, ok? Riaccosta piano piano la porta e poi va via. Io mi guardo attorno. Fa un effetto strano, perché sembra essere ordinato. Ogni scaffale ha una determinata tipologia di oggetti. Quindi su uno scaffale ci sono dei libri, su un altro scaffale ci sono degli oggetti, però poi su ogni scaffale c'è del disordine. Tipo i libri, anziché essere magari messi bene in ordine per grandezza, sono messi un po' sparsi, quindi vedi uno più grande, uno più piccolo e robe così. Gli oggetti pure sono messi in maniera simile per tipologia, ma non in un ordine particolare. Vedete tipo quello che sembrano dei pugnali di fianco a dei cilindri, di fianco a delle ampolle. Un po' caotico, ma un caotico sensato. Qualche attimo dopo salta fuori. Oh, buongiorno. 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 Siamo qui per farle qualche breve domanda. Io non sono un mago e nessuno di noi lo è, nessuno di noi è un particolare arcanista talentuoso. Però mi stavo chiedendo, c'è un qualche tipo di incantesimo che possa permettere di creare, non so, una specie di portale, di porta verso un altro luogo? Esce dal laboratorio, chiude accuratamente la porta, fa il giro intorno al bancone e si siede. Un portale, dite? Un portale di che tipo esattamente? Cioè del tipo che si apre fisicamente una porta o un buco nero? Del tipo che ci si può passare attraverso? Sì, però è il dettaglio Ok, che mi serve. che abbia a che fare magari con una vernice, che tipo bisogna dipingere un qualche cerchio magari, un qualche cerchio arcano. Forse parlate di runografia, si tratta sostanzialmente di una magia in cui si va a creare un cerchio magico o comunque un catalizzatore scritto che permette di rievocare un incantesimo, un po' come sostanzialmente le pergamene, però viene fatto su altre strutture, altre piattaforme, ecco, all'infuori della pergamena. Se no, come dire... Sul pavimento? Pavimento, sul muro, sul tetto, dove ti pare. Ad esempio potrebbe essere una soluzione interessante creare un catalizzatore, tipo una piattaforma da buttare in mare, profondo nell'oceano, così che tu possa aprire da un'altra parte un'altra uscita in modo che venga sparato un getto d'acqua fortissimo. Ok, chiaro. E per fare queste rune, per mettere in pratica questa runografia, c'è bisogno di, immagino, di degli ingredienti particolari, tipo quelli dell'incantesimo, suppongo. Tipo questo? E gli do il mio gessetto. E questo dove l'hai trovato? Molto lontano. Oh sì, molto lontano sì. Sai quanto vale questo? No? Se ti dicessi 3 zeri e la parola platino? Estremamente interessante. Lo riprendo. Anch'io vado verso... Ha una buon grip. Ha Un ottimo grip. Sì, dici... È molto interessante, grazie. Sì, Grazie. prego. Lo prendo, lo do a Shiran, tipo...
E dove... e cosa... Perché hai una cosa del genere, signorina, scusa? L'ho trovato. Dimmi dove, mi ci fiondo. L'importante non è il perché. A cosa serve? Che cos'è? Allora, come farla in sintesi? Quando l'Arcanio venne scoperto, oltre a farci quella merda dell'Arcastra, eccetera, eccetera, vennero trovate altre applicazioni, fra cui il creare dei gessetti di mana puro per fare incantesimi di runografia di potenza inutile, a mio dire. Cioè, inutile nel senso che erano talmente tanto forti quegli incantesimi che non era davvero necessario. Quindi fossi in te io lo terrei lontano da qualsiasi esplosivo. Lo terrò super custodito. Quindi abbiamo detto che si potrebbe usare quel gessetto, altrimenti la runografia come viene eseguita? Con Io vi sconsiglio di usare quel naturale? gessetto. Ah, ok. infatti. Incisioni sul pavimento, appunto vernice o... Ma allora, le incisioni sul pavimento si possono fare, ma devono essere, ci deve essere un catalizzatore, non ti basta incidere la runa ha bisogno di energia magica. Questa può essere trasferita dal corpo dell'incantatore alla runa stessa o può essere attivata tramite un meccanismo di pietre magiche, per intenderci. Quindi in quel caso chiunque potrebbe attivarlo semplicemente toccando la pietra o poi dipende in base anche alla struttura che si dà al meccanismo stesso, dipende da quanto facile o difficile vogliate rendere l'attivazione del meccanismo stesso. Per quanto riguarda le vernici, sì, si può sostanzialmente prendere una pozione di mana e allungarla con della vernice, se vogliamo proprio farla semplice. E se io volessi imparare il linguaggio delle rune? E se io volessi imparare a produrre questo mana magico? Mana magico? Sì, vorrei imparare a produrre, a cucinare queste sostanze, se è possibile. Credo sia pericoloso. Esatto, proprio per questo. Mi piace la luce negli occhi di questo bambino. Beh, in tal caso potrei vendervi, e vedi che si alza e va verso i libri. Allora, questa è la runografia base. Posso vendervela per qualche moneta d'oro. Non è un libro particolarmente grosso. Allora, ti piace? Sì, tantissimo. Quante monete d'oro? 3. Cominciamo con questo. Avanzo 3 monete d'oro sul bancone. Beh, grazie mille. Niente, figuratevi, se avete bisogno di altro sapete dove trovarmi. Sì, facile che torneremo. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, buona giornata e buon lavoro. Mentre usciamo, guardo lui. È praticamente tempo sprecato. Non possiamo sapere che portale è stato usato. Non possiamo sapere verso quale mondo. Non abbiamo ancora nessun tipo di indizio da quel punto di vista. Però abbiamo questo. Quello me lo se lo tieni estremamente nascosto. Non so se hai capito la potenza di che cosa tu stai leggendo in mano come fosse una matita. Ma io l'ho usato. Come, scusa? Quando eravamo... Tu hai... Shiran, tu hai usato quello su... Sì. E quella pagina adesso è nella tua tasca. Vicino a dove tengo le sigarette, l'accendino. Sono tentato di dirti facciamo che lo tengo io, ma... Esatto, non usarlo mai. Usciti dall'arcanista vi ridirigete verso la locanda. Render? La funzione è ancora in atto. Io mi metto subito seduto su una sedia e comincio a leggere il libro. La funzione dovrebbe essere già finita, non dura così tanto. Magari mi sto preoccupando per nulla. Non farti prendere dal panico, Leto. Non è panico, è solamente sana preoccupazione perché so cosa stiamo andando incontro. Dagli a poco. Apro la porta discattissimo, cioè così. Allora, com'è andata? Beh, è andata piuttosto bene, tutto sommato. Fondamentalmente la richiesta di padre Calliano. Tipo abbasso la voce. Fondamentalmente la richiesta di padre Calliano rimane sempre la stessa, ovvero trovare quello che loro considerano male. Il male, certo. Praticamente mi ha dato quest'affare che sarebbe una specie di salvavita. Quest'affare a forma di occhio. Ecco, non devo mai toccare, cioè questo lo dico io, non me l'ha detto lui, non devo mai toccare l'iride o la pupilla. Cosa succede se lo fai? In sostanza mi hanno detto, quando ti trovi al cospetto del male, quello che secondo loro è male, devo pigiare questo tasto e, a quanto suppongo, loro sapranno immediatamente dove sono e che ho bisogno di aiuto, secondo loro, e che quindi probabilmente scoprirebbero dove risiede il Re Corvo. Ok. Per come funziona quello, che è un ciondolo tracciante, che peraltro sono anche rari, adesso sa dove sei e lo saprà sempre finché lo porterai con te. Ok. Se premi l'iride e potrà percepire tutto ciò che percepisci tu. Tutto? Tutto attraverso di te. Credo che tu lo debba tenere addosso.
Non premerlo mai. No, non ho Ma intenzione. devi tenerlo addosso, altrimenti avrà motivo di sospettare di te. Rimettilo, Rendar. Me lo rimetto al collo. Beh, io dovevo dirvi questa cosa, non potevo non Certo. dirvelo. Credo che la carrozza dello sceriffo arriverà qua. Viene aperta la porta della locanda e, perfettamente imbattuta, uno degli agenti dello sceriffo è arrivato e vi dice che la carrozza è pronta. Inoltre uno fra loro è già in possesso di una delle chiavi. Dovrei recuperarla perché la sua anima non è abbastanza ricca per poterla utilizzare, se capisci cosa intendo. Quindi, mio buon Araldo, è giunto per te il momento di partire. Sai che cosa fare.